Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Il video che vedrete oggi non lo volevo fare. Perché mi sembrava una cosa un po' troppo banale, già vista, conosciuta, però effettivamente dopo il video postato su Facebook in cui in tantissimi mi avete richiesto di fare un video specifico, ho deciso di parlarvi oggi della verifica dell'equilibratura statica di un volano e della correzione dello squilibrio statico. Dunque, prima di procedere con tutte le operazioni di verifica prima e di equilibratura poi, devo fare una precisazione importantissima, cioè il volano che andremo a vedere oggi e che vedremo essere squilibrato staticamente, io sono sicuro che sia squilibrato anche dinamicamente, perché montato sul motore lo faceva vibrare più del normale, quindi è questa la certezza che io ho. Se voi partite da un volano che non avete provato e quindi non sapete se effettivamente faccia o non faccia vibrare il motore, attenzione, perché piccoli squilibri statici possono essere dovuti a un'equilibratura dinamica del volano stesso, quindi bilanciandolo staticamente potete peggiorare quella che è l'equilibratura standard. Non è questo il caso, perché come ho anticipato io questo volano l'ho provato e effettivamente il motore vibrava, quindi è anche sbilanciato. Siccome che non posso equilibrarlo dinamicamente perché non ho la strumentazione necessaria, mi limiterò a farlo staticamente. Eccoci pronti al tavolo da lavoro. Prima di tutto vediamo l'occorrente. C'è il solito attrezzino, che è questo, autocostruito ma lo vendono già fatto, anche migliore di questo che è molto artigianale. Non è necessario, bastano anche i coltelli comunque, preciso. Il volano Pinasco che già avete visto nel video di Facebook. Questo volano qua, il video che ho fatto, molti l'hanno inteso come un voler denigrare Pinasco. In realtà non è mai stato quello lo scopo, il video era soltanto didattico, soprattutto perché questo volano è stato anche manomesso, qui è stato un po' limato, probabilmente gli è successo qualcosa, era usato, un amico me l'ha regalato e quindi ecco, è il motivo per cui utilizzo questo. Per mostrarvi quello che vedrete è soltanto questo, non per denigrare una marca oppure l'altra. C'è anche un volano Parmakit ricavato dal pieno, dal peso nominale di 2,4 kg, non l'ho pesato. Questo magari lo vediamo dopo. Quindi ci serve questo attrezzo, che null'altro è che un cono che riproduce l'albero motore, la parte lato volano dell'albero motore, un dado, una rondella e poi l'avvitatore pneumatico per stringerlo. Quindi mettiamo questo al suo posto, rondella, dado e poi con l'avvitatore pneumatico, eccolo, munito di bussola lunga, avvitiamo. Posizioniamo, la prima cosa da fare è posizionare, un po', forse così, ecco meglio, posizionare il volano sullo strumento, ecco cercherò di mettermi a favore di camera, ecco qua, e individuare qual è la parte pesante del volano staticamente. Ci aiutiamo con un gesso per segnare qual è il punto. Allora, con piccole sollecitazioni muoviamo il volano per vedere in quale punto si ferma con più facilità. Possiamo già segnare con il gesso questo punto, cioè l'alleggerimento che andrò a praticare è a 180 gradi rispetto al punto più in alto, ok? Quindi ho fatto un segno
procedo ancora, tende a tornare nella posizione, faccio un altro segno, sempre a 180 gradi, che lo sbilanciamento sia questo, si poteva capire anche dalle condizioni del volano stesso, perché qui, probabilmente perché ha strusciato, vediamo se riesco a farvelo vedere, qui non c'è più la plastica, è stato limato, quindi probabilmente o si è girato l'albero e quindi questo ha avuto modo di strusciare sul carter, comunque è successo un guaio. Con il solo scopo di darvi un'informazione in più, ma non è l'oggetto di questo video, vediamo come si comporta il volano Parmakit ricavato dal pieno. Questo, quando anche palesasse uno squilibrio statico, io non lo toccherei perché ancora non ho la certezza che lo squilibrio statico compensi l'equilibrio dinamico. Quindi, siccome l'unico modo che io ho per verificare questo è montare il volano sul motore, dopo averlo montato valuterò se le vibrazioni sono troppe oppure giuste. Facciamo la verifica. Come potete vedere, facendo piccoli tocchi, il volano segue la spinta e si ferma. Quindi non si evidenzia uno squilibrio statico, come invece era per l'altro volano. Abbiamo riposizionato nuovamente il nostro volano al suo posto e siamo pronti per una nuova verifica. Allora, vediamo un po'. Ancora torna indietro, vedete? Quindi il foro fatto non è sufficiente. Sempre grazie al trapano a colonna abbiamo fatto un ulteriore foro vicino a quello già praticato. Abbiamo messo il cono per la verifica e siamo pronti a ritornare sul nostro strumento. Allora, vediamo un po' adesso che succede, se sarà sufficiente. Torna ancora un po' indietro, vedete? Praticato anche un terzo foro, questa volta appena più vicino al centro perché mancava veramente poco. Verifichiamo. Ancora non ci siamo. Quarto foro praticato, ritorniamo a fare la verifica. Dovremmo esserci proprio questa volta, Vedete, non torna indietro? Si sposta soltanto nella direzione in cui io imprimo la forza, non torna indietro. Quindi possiamo dire che l'operazione è terminata. Oggi vi ho mostrato un metodo artigianale di bilanciatura del volano, però attenzione che con i volani non si scherza. Se avete il dubbio che il vostro volano sia sbilanciato, prima di avventurarvi in bilanciature casalinghe, a meno che non abbiate gli strumenti e le capacità per valutare l'operato, il nostro consiglio è quello di affidarvi sempre a dei professionisti, a delle rettifiche, a delle officine, a gente capace. Quindi con i volani non si scherza, se esplode un volano è facile che vi facciate molto male. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.